Ciao a tutti amici e amiche del Gallo col Joypad, bentornati al mio canale e bentornati a Giochiamo a Diablo. Questo dovrebbe essere l'episodio numero 12. Ho preso una piccola pausa dopo aver registrato il numero 11 e adesso è tempo di tornare, quindi riprendiamo le avventure di Desmond. Carichiamo il gioco. Bene, eccoci qua. Dovremmo essere già pronti a partire per l'avventura. Ok? Dobbiamo avere un portale fresco fresco. Vediamo la mappa, ho esplorato tutto, è il tempo di scendere. È arrivato il momento di arrivare alle caverne. It's hot down here. Eh sì. Adesso la cosa strana è cosa ci fa uno strato di caverne. Oh. E dopo più sotto troveremo un antico tempio. Oh no! Ero convinto di essermi liberato di voi, invece ci siete ancora. Ok. Per ora non ho di che lamentarmi. Allora, mi pare di aver già parlato, almeno accennato alle caratteristiche di dei livelli delle caverne. Quello che ci sono spesso degli open space veri e propri, degli spazi aperti che sono delimitati non da mura ma magari da ostacoli naturali come lava o comunque terreno invalicabile. Oh, abbiamo trovato dei funghi. I can't use this yet. Ok? Cosa vuol dire? Vuol dire che è un oggetto, vedete questo fungo, non so se seguite l'indicatore, fungo più grande. Qualcuno al villaggio ci dirà di prenderli, ok? Se non ricordo male per un elisir che aumenterà tutte le nostre caratteristiche. E vi dirò di più, mi pare che la richiesta venga da Adria e alla fine quando le porti l'elisir lei ti dice troppo tardi, non mi interessa più. Ok? C'è... no, non c'è un bel niente perché... Sì, invece. Questo sale a livello 8. Ah no, si va su in città. Allora, questa è una scorciatoia, no? Di cui avete già visto al quinto livello, ne abbiamo trovato una per risalire. Rest in peace, my friend. Un'armatura di piastre, anzi, sarebbe la parte del torso dell'armatura di piastre, che ha 21 di armatura, non è, però ha una particolarità, che adesso vi faccio vedere, quella che è considerata armatura pesante. E come armatura pesante dovrebbe cambiare l'aspetto del personaggio. Vediamo un po'. Oh sì, ecco la terza versione del guerriero, assolutamente fichissima. Vi concedo anche uno zoom in tutta la sua maestosa pixelaggine, però caspita, molto cool, molto fico. È uno dei miei sprite preferiti. L'unico che lo batte è la terza versione della ladra, che è ispirato secondo me
valchirie, la mitologia, mitologia nordica. Ok, andiamo su allora. Ok, perché così apriamo già la scorciatoia e così non dobbiamo più andare su e giù. Ecco qua. Ovviamente l'accesso alle caverne è dietro un masso di dimensioni ciclopiche. Ok, adesso andiamo, io vado a Botta Sicura e vado da Idria. Non mi ricordo se quando ho giocato in live stream per l'altro mio canale, se sono incappato in questa missione. Tanto butto l'occhio sul secondo schermo per controllare che la registrazione stia... I sense a No. soul in search of answers. Invece no. E allora Pepin. E allora Pepin deve essere. Sotto le cose di alchimia così sono... Vediamo Kane. Hello, my friend. Stay a while and listen. What ails you, my friend? No, neanche Pepin. Sono sorpreso. Vediamo Ogden. Greetings, good master. Welcome to the Tavern of the Rising Sun. No. Griswold. Greetings! It's always a pleasure to see one of my best customers. I know that you've been venturing deeper into the labyrinth, and there's a story I was told that you may find worth the time to listen to. One of the men who returned from the labyrinth told me about a mystic anvil that he came across during his escape. His description reminded me of legends I had heard in my youth about the burning Hellforge, where powerful weapons of magic are crafted. The legend had it that deep within the Hellforge rested the Anvil of Fury. This anvil contained within it the very essence of the demonic underworld. It is said that any weapon crafted upon the burning anvil is imbued with great power. If this anvil is indeed the Anvil of Fury, I may be able to make you a weapon capable of defeating even the darkest lord of hell. Find the anvil for me, and I'll get to work. Ok, non era la missione che mi aspettavo. Well, what can I do for Questa è you? la missione conosciuta come l'incudine della furia, Anvil of Fury. La ricompensa è una spada magica di una certa magnitudine, però non c'entra coi funghi. E quindi forse comincia con un libro. Good day. How may I serve you? Forse inizia con un libro. C'è un libro, intanto lasciamo giù. Anzi, identifico i pettorali. Hello, my friend. Stay a while and listen. Letteralmente breastplate è pettorale. Ok, più 15 la forza, più 37% resisti al fulmine. Non è male. Non sarebbe male. Però 25 di armatura. Per ora Valor è ancora un poco meglio. Well, what can I do for you? Ci abbiamo guadagnato quasi 6.000 cucuzze, che tradotto in linguaggio moderno vuol dire monete d'oro. Detti anche quasi 6.000 sacchi. Ok, quindi torniamo giù. Torniamo giù e io mi potrei anche salvare. È un po' rischioso, però che ho paura che qualcosa vada storto con la registrazione. Non dovrebbe, perché prima di registrare questo video ho registrato un altro video usando
Mamma mia, siete brutti. Ah, potete anche aprire. Sparate! Ah, ma io ho lo scudo. Ho registrato un video. Non ho usato OBS Studio. Invece ho usato il software della scheda video, software Corsair della mia scheda video, scheda cattura video per la precisione. E dato che non si possono usare entrambi i programmi allo stesso tempo, se non con utilizzando una funzione speciale, eccetera, eccetera, ho il terrore che una mazza, niente. Ho il terrore che si sia cambiato qualche settaggio. Ok, aspettate che vado su un punto più facilmente difendibile. Questo è quello di cui stavo parlando, no? Cioè, la caverna è ampia, per cui i nemici che possono sparare riescono a colpirti, ma tu non puoi arrivare a loro, perché c'è il fiume di lava magari. Allora, se ho una pozione me la bevo. Per fortuna questi mostriciattoli non hanno paura a venirti incontro, non sono come i fifoni degli uomini capra. Cioè, questa è una grande ascia molto bella. Molto bella. Servono 80 punti di forza. 12-30 di danno iniziale non è niente male. Una grande ascia con qualche bonus magico. Certo devi rinunciare allo scudo. Avete visto poco fa come mi ha salvato lo scudo. Sono riuscito a bloccare la maggior parte dei colpi che mi arrivavano. Ok, per ora tutto procede. Un arco corto da guerra magico. Se ci fosse la possibilità di salvare 2 set di armi come in Diablo 2, anzi Diablo 2 però mi pare con l'espansione l'hanno aggiunto, e cambiarli velocemente da uno all'altro, allora avrebbe senso tenere l'arco in modo che quando serve lo tiri fuori. Un'armatura di scaglie, anzi un'armatura di maglia a scaglie magica, quindi siamo più o meno a livello di Veilor. Quello sprite è nuovo, sono abbastanza sicuro che l'hanno introdotto con Hellfire. Ok, per ora sta andando. Sto cavando. Abbiamo circa 12 minuti di ripresa. Vedete, sono spazi molto aperti e si fa dopo un po' anche fatica a capire dove andare. Eccoli qua, guarda quanti. Vediamo un po'. Venite qua, venite qua. Questa è stata più che altro l'acido di queste bestie che mi ha. Usiamo l'incantesimo guarigione e c'è una lama, letteralmente una spada corta, mi pare, una daga. D'accordo, allora qua ecco che arriva. Eccolo qua il libro, il tomo sui funghi. Non dici niente sul tomo dei funghi? That didn't do anything. Ok. Torniamo indietro. Beh, finiamo di esplorare sta zona qui.
non è che ci sia molto. Dopo torniamo su per la scala e allora probabilmente portiamo questo libro a Adria, che ci dirà che con quei funghi si può fare un elisir, però lei non sa farli, quindi mi manderà da Pepin a prendere gli ingredienti. E una volta pronto lei mi dirà che ormai l'argomento è già superato e che non le interessa più e che me lo posso tenere io. Vabbè, pozioni di guarigione vanno via come il pane, vanno via come la ketchup sulle patatine. Ho bloccato con lo scudo, ho bloccato l'esplosione. Libro di scudo di mana. Too much baggage. Ok. Aspetta, mi dici che sto portando troppa roba? Guarda, se noi facciamo così, che più o meno è la stessa cosa. Però fammi un po'. Fammi spiegare. Ok? Questo lo vendiamo. Perché? Perché già ci siamo specializzati in guarigione e nell'incantesimo guarigione. Scudo di mana ha senso se hai molto mana. Io non è che ne abbia tanto. Ok. Come non detto, come non detto. Ok, ok, va bene, va bene. Ho il panorama. Ok. Vediamo se mi seguono qua. Penso se continuo per di qua dovrei riuscire a tornare all'inizio. Che è ottimo perché i funghi sono proprio lì. Quelli, se non ricordo male, quegli energumeni che esplodono, che lanciano palle di magma, sono tipo elementali di magma o qualcosa di magma. Che, visto il posto, visto l'ambiente, uno può dire, beh, me l'aspettavo. Ok. Vediamo un po'. Sì, siamo praticamente all'inizio. Non ho ancora visto le scale per il livello inferiore. Potrei averle mancate, ma forse sono proprio qua vicino all'inizio. Paradossalmente. Ma non c'è niente. Se non chiedetemi le origini e la natura di queste caverne, perché sicuramente c'è. Ah, per di qua si passa, ok. C'è lo zampino dell'uomo, perché vedo che alcune pareti sono rinforzate, ci sono questi. Forse devono essere delle miniere. Ci sono queste recinzioni, non le chiamerei neanche muri o altro. Ok, quindi torniamo in città. Andiamo pure. Ci si ricollega lì. Abbiamo mancato. Andiamo in città. Allora, andiamo in ordine di apparizione. Quindi prima chiediamo comunque a Pepin se per caso gli dice niente.
What ails you, my friend? No. Quindi andiamo da Adria. Andiamo a colpo sicuro. Allora, l'altra volta sono convinto di aver avuto anche lì la missione dell'incudine della furia, ma questo non mi pare. What do we have here? Interesting. It looks like a book of reagents. Keep your eyes open for a black mushroom. It should be fairly large and easy to identify. If you find it, bring it to me, won't you? Onciu. Ok, sì, allora le ho dato il libro. È un libro sui funghi come ingredienti dell'alchimia e lei ha individuato in un grande fungo nero qualcosa di potenzialmente utile, ma chissà di andarla a prendere. Molto semplice. Prima non vi ho spiegato, Griswold racconta che ha saputo di un'incudine nascosta nelle caverne. Dalle descrizioni sembra l'incudine della furia, ci ha chiesto se gliela possiamo portare, così un'incudine da 40 kg, così gliela portiamo su. Hello, my friend. Stay a while and listen. Allora, sicuramente voglio identificare questo amuleto, che è un amuleto d'oro di Vim, non so Vim cosa voglia dire. Aggiunge 15 vitalità, aumenta ai 24 le probabilità di colpire. Molto buono. L'arco corto è un arco che dà più 20% a resistenza a tutto, questo potrebbe essere utile. Servono 70 di destrezza, ma noi ci arriviamo con alcuni sotterfugi. L'armatura di scaglie è una armatura che aumenta la destrezza, non è che mi interessi più di tanto, quindi Well, what can I do for avrei you? dovuto vendere il libro a Adria visto che c'ero, ma allora l'ascia per curiosità sono 600, non vale la pena tenerla su. Cotta di maglia la vendo, l'arco lo vendo anche se ha 20% di resistenza a tutto, non è fatto male. L'amuleto sembra molto buono, infatti Griswold mi offre più di 5.000 monete d'oro. Al momento ho l'amuleto ottico, potrebbe essere utile. Allora lascio qua l'amuleto, il resto lo tengo, un po' di soldini da depositare sul mio conto in banca. Questa è la banca e li metto proprio sopra la banca. Ok, perfetto. Lasciamo un salvataggio, controlliamo il tempo, 23 minuti. Okay, visto che possiamo salvare in qualunque momento, torniamo giù. Andiamo subito a prendere, aspetta cosa, andiamo subito a prendere il fungo, lo portiamo a Adria e vediamo qual è il prossimo step. Allora, il fungo è per di qua, eccolo qua, c'è. Wow. Now that's one big mushroom. Quello sì che è un grosso fungo. Senti. Sentite? Anche così. Ah, adoro quell'effetto sonoro. Ok, eccoci qua, adesso lo portiamo e vediamo se è come mi ricordo, cioè che Adria mi chiede di andare da Pepin per farle un elisir con sto fungo, però Pepin forse ha bisogno di qualcos'altro e quello ritarda tutto
tutto il processo. Avrei potuto prendere il libro per venderlo, mannaggia. Sono proprio sbadato oggi. Yes, this will be perfect for a brew that I am creating. By the way, the healer is looking for the brain of some demon or another so he can treat those who have been afflicted by their poisonous venom. I believe that he intends to make an elixir from it. If you help him find what he needs, please see if you can get a sample of the elixir for me. Ok, ricordavo bene. È proprio così. E se non ricordo male, il primo demone che viene sconfitto molla giù l'osso, cioè il cervello. Sì, per chi non mastica l'inglese, Adria era contenta del fungo e mi ha riferito che Pepin, il guaritore, va in cerca di un cervello di demone per fare un elixir curativo per curare le vittime degli attacchi, e mi ha chiesto un campione, ok, dell'elixir. What ails you, my friend? Ok, questo però sarà la prossima volta. Se non ricordo male, non devi andare da un demone preciso, basta il primo che trovi. In questo gioco non vengono identificati i demoni. Penso che i quadrupedi che sparano sfere di acido dovrebbero contare come demoni. Può anche essere nel prossimo livello, non è detto che sia qui. E io però con questo salvo. Vi ringrazio per avermi seguito fino a qui e ci vediamo alla prossima avventura, al prossimo episodio. Ciao!